E in questo contesto di famiglia del futuro, la donna rappresenta una forza cosmica fondamentale per l'evoluzione. La sua capacità di dare vita, ma anche di nutrire e guarire, è il simbolo della creazione stessa. Se la Terra è una scuola di razza in evoluzione, la donna è la maestra, poiché attraverso di lei si esprimono le energie di trasformazione e di continuità della vita. Il femminile in tutti gli esseri è la chiave per un futuro di equilibrio e di crescita armonica. Il femminile è intesa come energia femminile. La donna è un custode di conoscenza ancestrale, ponte tra materia e sacro. L'evoluzione dell'umanità è inscindibile dalla riscoperta del principio femminile, inteso non solo come genere, ma come energia creativa ed intuitiva. L'evoluzione della donna quindi pone il femminile come chiave di trasformazione. L'evoluzione della donna, voce Monica. Questo mio intervento desidera dare voce al maestro Dali, questo grandissimo maestro di sapienza, al quale viene posta una domanda proprio da una donna. E gli viene chiesto, maestro, ma com'è possibile che i grandi leader, tantissimi, quasi tutti i leader spirituali, sociali, anime importanti, spiriti maestri, che si sono incarnati, sono- si sono incarnati come uomini. Perché questo? Vi confido che è stata un'immersione verso una sorta di riesamina di quello che è successo tra il maschile e il femminile in questi secoli ed è stato abbastanza intenso andare a recuperare la memoria perché Dali risponde, questa scenografia terrestre, questa scelta degli spiriti maestri di incarnare prevalentemente corpi, figure maschili è, come dire, frutto anche di un rispetto non inteso di solidarietà verso la filosofia maschile, ma un dover considerare, mettiamola così, necessariamente quello che era la mentalità del genere umano, delle culture che si sono, come dire, date il passo l'una dopo l'altra e culture profondamente maschiliste, all'interno delle quali gli uomini erano terrorizzati dal potere della donna, hanno scritto la storia dell'umanità prevalentemente con il loro inchiostro, quindi un inchiostro maschile, affidando al femminile un ruolo di appunto custode della casa, allevatrice dei bambini, hanno creato un'architettura di tipo sociale affinché la donna dovesse essere, rimanesse in qualche modo incastrata dentro una sorta di prigione, magari a volte anche dorata, prevalentemente non dorata, però magari anche dorata, ma non potesse attingere a tutte quelle che erano le disponibilità del sociale e quindi entrare nella rete sociale, nella politica, nella giurisprudenza, nella scuola. Le è stato dato per tanto tempo troppo poco spazio e gli spiriti maestri chiaramente non sono stati solidali con questa modalità maschilista e, come dire, di egemonia di un'energia maschile verso un'energia femminile. Chiaramente no, però hanno dovuto considerare ciò che esisteva e ciò che c'era nella rete sociale. Quindi si sono adattati chiaramente con una finalità estremamente intelligente per poter dare voce a quello che era ed è la grande istruzione del divino, hanno dovuto utilizzare gli strumenti che trovavano in quel momento. Ok? Quindi, visto e considerato che le donne erano, vi faccio un breve riassunto, fuori da tutti quelli che erano, come dire, i campi di educazione e la parola pubblica del femminile escluso, tutta una struttura patriarcale per ere. Chiaramente imperava il maschile su tutta quella che era l'eredità della narrazione storica, quindi tutta una storia scritta e narrata dagli uomini, ok? Una forzata dipendenza del femminile verso il maschile, quindi anche lì provate a immaginare, immaginiamo e come, quanta riduttiva manovra, spazio di manovra per il femminile tutto quello che era il legiferare la discriminazione sul piano politico e giuridico del femminile
approfittare anche di quelle che sono le caratteristiche proprio biologiche del femminile. La donna che partorisce, è chiaro che è la donna che deve stare dietro i bambini, la donna che fisicamente è meno forte, quindi è chiaro che l'uomo può permettersi di fare molte più cose e così via. In quest'ottica il maestro Dali dice, ripete, il femminile nell'ambito della grande visione del progetto divino chiaramente non ha nulla di meno del maschile, c'è una sacra parità tra energie. L'energia femminile però con tutta la sua forza creativa, erotica, generativa, ha oggettivamente sempre parecchio spaventato il maschile. I tempi stanno cambiando e con il cambio dei tempi che ci si augura portino a un equilibrio, quindi mai a un'egemonia l'uno sull'altro, mai a un sopruso l'uno dell'altro, ma a una grande armonia, gli spiriti maestri si adoperano, si adopereranno, ma si stanno già adoperando sempre di più per incarnarsi anche in figure femminili e quindi poter anche attraverso un corpo, una mente, un'esperienza, un vissuto femminile, dare voce all'altezza, alla bellezza, alla profondità del divino.